Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz e trionfa nel Master 1000 di Montecarlo, tornando anche il numero uno del mondo nel ranking ATP. Prima di commentare questo grandissimo successo del tennista altoatesino, vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, Jannik Sinner è riuscito attraverso un torneo veramente perfetto, l'ennesimo torneo perfetto, a vincere il Master 1000 di Montecarlo per la prima volta in carriera, dove non era neanche mai arrivato in finale, c'era arrivato ieri praticamente battendo Zverev per l'ottava volta consecutiva in semifinale. Questa volta si è trovato di fronte Carlos Alcaraz, che nei confronti su terra rossa ha praticamente sempre avuto la meglio, soprattutto ricordiamoci l'anno scorso in finale a Roma, quando Sinner era appena tornato, e poi subito dopo al Roland Garros, dove Sinner ha rischiato anche di vincere, ha sfiorato la vittoria. Questa volta Sinner non ha lasciato scampo allo spagnolo, che sì ha ottenuto 2 break nell'arco di 2 set, però Sinner è stato superiore perché nel primo set il break l'ha recuperato alla grande, riequilibrando il set e portandolo al tie break, dove al secondo set point ha concretizzato e quindi si è portato a casa il 7 per 7-6, anche grazie agli errori di Alcaraz, perché questa volta non è stato perfetto, tant'è che è emblematico proprio il momento decisivo del primo set, quando sul secondo set point lo spagnolo ha commesso un doppio fallo che è stato fatale per lui e per le sue ambizioni, perché comunque già partire sotto di un set contro Sinner in una partita Master 1000, quindi non si gioca sui 5 ma si gioca sui 3, ovviamente è molto molto complicato poi rimontare, tant'è che nel secondo Alcaraz è subito partito in quinta, subito sprintato, diciamo così, ottenendo un break. Sinner era sotto 3-1, poi turno di servizio fa 3-2 e da lì in poi praticamente infila 5 game consecutivi con 2 break che gli hanno permesso di portare a casa questa vittoria, ben 3 championship point. Al secondo ha chiuso la contesa, ha chiuso le ostilità e si è portato a casa l'ennesima vittoria di una carriera che, ripeto, è appena iniziata ma già spettacolare ed incredibile. Purtroppo nei quarti di finale non è riuscito a mantenere quella serie di imbattibilità a livello di set, perdendone uno, ma nonostante questo ha poi proseguito tranquillamente nel torneo battendo appunto Zverev e Alcaraz. È un peccato perché sarebbe potuto andare a caccia di un altro record, però sicuramente prosegue la striscia di vittorie nei Master 1000, dato che Sinner ha vinto gli ultimi 4 Master 1000, se non sbaglio adesso siamo a 24 vittorie consecutive, siamo a 4 Master 1000 consecutivi vinti, 2 più recenti ovviamente oltre a Monte Carlo sono quelli di Indian Wells e Miami, e Sinner grazie a questi successi è tornato numero uno del mondo. Allora, niente di sorprendente, neanche di scontato, ma non è sorprendente per il livello che ha espresso Sinner finora, e ormai lo conosciamo tutti. Non è riuscito a tornare in finale all'Australian Open e non è riuscito neanche a fare il tris di successi, dove invece ha vinto Alcaraz, però da lì in poi sapevamo che sarebbe stato tutto un recupero di punti, perché Alcaraz l'anno scorso ha giocato, Sinner invece è stato fermo per 3 mesi e in quei 3 mesi chiaramente Alcaraz ha incamerato dei punti importanti, non tantissimi perché il sorpasso che comunque sapevamo sarebbe potuto arrivare di Alcaraz l'anno scorso è arrivato più tardi del previsto, quello di Sinner invece è arrivato esattamente quando ce lo aspettavamo, anzi forse anche con un pizzico di anticipo, perché chiaramente era difficile pensare ad un percorso netto di Sinner, al di là dell'Australian Open dove si è fermato in semifinale contro Djokovic, era difficile pensare ad un percorso netto con vittorie a Indian Wells, a Miami, a Monte Carlo, soprattutto a Monte Carlo, sulla terra rossa, dove tecnicamente Alcaraz si è dimostrato superiore storicamente. Adesso, vista questa partita in cui Alcaraz, ripeto, ha commesso degli errori e non è stato perfetto, sembrerebbe aver accorciato un pochettino il gap, ma il vero banco di prova io credo che sarà il Roland Garros, se mai due, come prevedibile, si dovessero ritrovare nuovamente in finale come l'anno scorso. In questo lasso di tempo, per forza di cose, Sinner doveva recuperare un bel po' di punti e Alcaraz ne avrebbe persi comunque un po'. Non si è confermato campione a Monte Carlo e quindi ha perso dei punti, li aveva persi anche altrove uscendo anzitempo rispetto a quanto potevamo immaginarci, perché ci aspettavamo anche in altri tornei una finale Sinner-Alcaraz che invece non si è verificata. E c'è ancora Madrid, dove Sinner potrebbe giocare, almeno allo stato attuale delle cose,
nel momento in cui vi parlo. Non so se poi prenderà la decisione di lasciare qualcosa per evitare comunque di avere un sovraccarico nel suo calendario, che comunque è già molto impegnativo e ricco, però dovesse far punti importanti anche a Madrid, dove tecnicamente, per quello che è il livello di Sinner e anche di Alcaraz, potremmo ritrovarci anche lì in finale. Quindi se Sinner va anche lì almeno in semifinale o finale, è chiaro che può aumentare ulteriormente il gap. Poi da lì si riappara un po' la situazione, nel senso che Sinner l'anno scorso è tornato a Roma e arrivò in finale, dove invece vinse Alcaraz proprio contro l'Alto Adesino, così come al Roland Garros, quindi lì si gioca tutto in una manciata di punti, così come sarà anche poi per Wimbledon. Anche lì ci fu la finale tra i due, e in quel caso però a vincere fu Sinner. Però credo che ci siano molti punti interessanti da capire. Chiaramente, visto il calendario, vista la situazione attuale, io credo che Sinner, se dovesse mantenere questo trend positivo e questi standard, credo che possa tranquillamente confermarsi numero uno del mondo almeno fino a Wimbledon, perché io penso che possa tornare nuovamente in finale. Poi non so se lo vincerà nuovamente o meno, e ripeto, nello sport abbiamo tanti fattori che noi non possiamo prevedere. Possiamo tenerli in considerazione in maniera ipotetica, ma non possiamo prevederli. Vedi la sfida l'anno scorso tra Sinner e Alcaraz a Cincinnati, che neanche si è disputata per problemi fisici di Sinner, quindi bisogna anche mettere in conto quelle possibilità. Però se tutto va liscio e ci concentriamo soltanto sull'aspetto del gioco a livello tecnico, è chiaro che secondo me Sinner può rimanere numero uno del mondo almeno fino a Wimbledon. Poi lì credo che potrebbe addirittura guadagnare anche altri punti, essere numero uno fino a Wimbledon, perché ricordiamoci, a Cincinnati appunto vinse Alcaraz, lo US Open lo vinse Alcaraz l'anno scorso, e quindi Sinner potrebbe magari andare a guadagnare qualche punticino anche in quel frangente, e poi nella parte finale vedremo cosa succederà. Però sicuramente con questi tornei, col fatto che è riuscito a fare incetta di punti nel periodo proprio in cui l'anno scorso non c'è stato, credo che Sinner si sia messo in una posizione di grande vantaggio e molto importante. Ripeto, tutto può succedere all'interno di una stagione, però quel che è certo è che questi due fenomeni, come Sinner e Alcaraz, continueranno a regalarci spettacolo ancora per tutto l'anno, e non solo, perché siamo capitati in un'epoca veramente spettacolare. Se il calcio italiano non ci sta regalando alcuna gioia e per la terza volta consecutiva saremo ai mondiali con l'Italia, nel tennis invece stiamo vivendo il momento migliore della storia del tennis italiano, questo senza ombra di dubbio, ma proprio a livello di sport, credo, perché un fenomeno come Sinner in altri sport è difficile ricordarlo, cioè di quel valore e in grado di vincere così tanto. Pensiamo, che so, a Pogacar nel ciclismo. Pogacar è in grado di vincere qualsiasi cosa, e mi riallaccio anche a quello che è successo proprio oggi, oltre alla vittoria di Sinner, ovvero al fatto che Pogacar viene battuto veramente in rari casi, e questo alla Parigi-Roubaix di oggi è stato uno di quelli, perché Van Aert è riuscito a tenere il passo dello sloveno fino alla fine, fino al velodromo, e al velodromo Van Aert, che ha delle caratteristiche sicuramente più da velocista di Pogacar, l'ha sfruttata al massimo. Non è il Van Aert di qualche anno fa, però in questo frangente è tornato proprio quel Van Aert. Questo per dirvi che Pogacar è un fenomeno e Sinner è su quei livelli, solo che Pogacar ha pochi rivali, soprattutto nei grandi giri. Qui invece c'è Sinner, che un rivale vero e proprio ce l'ha, che è Alcaraz. Poi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, se arriveranno anche altri. Su tutti Fonseca, aspettiamo Fonseca da molto, e piano piano sta crescendo, anche lui arriverà comunque, deve farsi il ragazzo. Rune invece ha avuto subito uno step importante di crescita, poi si è arrestato anche a causa dell'infortunio. Vedremo se riuscirà a emergere qualcun altro, però al momento questo dualismo è destinato a durare ancora per un bel po'. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.